L'algoritmo di YouTube è finalmente cambiato. E sì, amici miei, l'algoritmo di YouTube è cambiato ed è cambiato in meglio. Perché dico questo? Bella lampada. Mettiamola in carica prima che si scarica. Ok. È cambiato perché permette a tutti noi YouTuber di poter creare contenuti veri, reali, che piacciono alla gente con meno sbattimento di prima. E ora vi spiego perché. Allora, l'algoritmo di YouTube fino a qualche anno fa cercava di spingere contenuti, diciamo, simili. Quindi se un video andava e spaccava, tu andavi, creavi un video simile con una copertina magari praticamente uguale, e ci sono youtuber italiani che fanno questo, perché ce n'è parecchi di youtuber italiani, soprattutto famosi, che hanno fatto questo, nel senso che prendevano ispirazione da contenuti magari di canali americani, copiavano anche la copertina per filo e per segno, e quindi l'algoritmo YouTube li spingeva, li aiutava a crescere. Ma non è più così. Non è più così. Perché non è più così? Perché anzitutto al giorno d'oggi fare vlog è diventata una cosa importantissima per un proprio personal brand, e soprattutto la gente si è stufata di vedere finzioni, cavolate, cose diciamo buttate un po' lì così, no? Quindi la gente vuole vedere la vita vera, la gente vuole vedere che cosa fanno le persone, anche i vlog, anche gli youtuber famosi, la gente vuole vedere cosa fanno, cioè il tipo di vita che conducono, e questo porta a un cambio di contenuti, perché se la gente è interessata al contenuto che tu pubblichi, sarà interessata anche a guardare contenuti lunghi, perché ti ascolterà. E infatti sui vlog sta crescendo tantissimo il tempo di visualizzazione. Ma adesso ci prendiamo un bel caffettino e ci facciamo un bel caffettino, ovviamente ristretto. Quindi amici, fare vlog al giorno d'oggi è importantissimo anche per far crescere il proprio personal brand. E fare vlog significa registrare qualunque cosa durante la giornata. Poi ovviamente non è che andrei a pubblicare tutto, cioè, faccio un esempio, registra tutto, poi durante il montaggio video sceglierai cosa tenere e cosa non tenere. Per esempio, in questo caso io sto parlando adesso dell'algoritmo di YouTube che è cambiato, del personal brand, tutte queste cose, ma nonostante tutto ho creato un attimo di stacco dove ho preso il caffè, perché fa parte della mia vita, e quindi voglio rendervi partecipi di cosa faccio nella mia vita, come vivo la mia giornata, ok? Tra l'altro vado a prendere l'iPad, venite con me. Ok, allora, adesso prendiamo un attimo 2 appunti sull'iPad, perché vi voglio spiegare alcune cose. Allora, cosa è successo all'algoritmo di YouTube? Allora, questo è YouTube, e fino a questo era, diciamo, fino al 2023, prima cosa era necessario fare? Anzitutto era necessario fare tutto il discorso dell'editing. Editing, ovviamente questa è la videocamera, la registrazione del video, 3 copertine, 4 la SEO per ottimizzare il video sui motori di ricerca, e successivamente casino. E ovviamente successivamente creare contenuti comunque solitamente che si andavano appunto ad aggirarsi intorno ai 10, tra gli 8 e i 10 minuti.
e soprattutto, e lo metterei al punto zero prima di partire col progetto video, si andava sempre ad andare a vedere youtuber americani cosa facevano e replicare tutto questo. Quindi YouTube spingeva appunto per chi avesse spingeva quei video che comunque erano in tendenza, e soprattutto se un video andava bene tu facevi un contenuto simile anche con la copertina uguale, conseguentemente ottenevi successo. Ecco, questa cosa qui non c'è più, capite? Non c'è più questa cosa qui per YouTube, questa cosa non esiste più su YouTube, quindi è cambiato completamente tutto. E adesso vi spiego in che modo. Al giorno d'oggi bisogna lasciar perdere i canali americani, ma fare, punto 1, vlog lunghi. Potete pubblicare senza copertina, anche prendendo un frame dal video come proposto da YouTube. Non è necessario stare troppo a ottimizzare la SEO, potete anche non ottimizzarla per niente, pur se volete sì, o sì, ma non è importante. Non è importante, scusate la mia pessima calligrafia. E soprattutto andiamo a sfatare il discorso di andare a creare video troppo strutturati, quindi la spontaneità e la vita vera. Ok, quindi questi sono tutti i cardini fondamentali per poter, a mio avviso, crescere su YouTube con il nuovo algoritmo. Ma non è a mio avviso, è cambiato l'algoritmo ed è così. Infatti adesso vi mostro alcune cose, venite con me nel mio piccolo studio. Allora, adesso vi apro. Bisogna bere tanto durante la giornata perché fa bene. Allora, permetto che sto dicendo questa cosa perché in questo momento io mi sto accorgendo che dopo un'attenta analisi il mio canale YouTube sta andando a picco. Perché? Sta andando a picco perché non ho seguito io stesso queste cose, quindi tra l'altro ho fatto una pulizia di video che non c'entravano nulla, li ho cancellati, e una parte sono stati ripubblicati sul mio canale personale, che trovate il link in descrizione nei commenti. Come vedete in questo momento, a questa le view sono veramente poche, ma non sono preoccupato perché so benissimo come funziona l'algoritmo di YouTube e so di per certo che come andare a rimediare. Se adesso noi andiamo a prendere, adesso vado a prendere la schermata di YouTube, vado a prendere proprio la mia home page di quello che mi propone, la mia dashboard che mi propone YouTube, che cominciamo a vedere piccoli canali che vengono comunque spinti, nonostante una volta fosse ben difficile che venissero mostrati. Ok? Questo comunque succede grazie al nuovo algoritmo. Riuscire a crescere su YouTube è una cosa fattibile, bisogna fare i vlog, consiglio di fare vlog. Chi ha tempo può fare i daily vlog, oppure si può fare il vlog settimanale dove si fanno dei piccoli spezzoni e si racconta la propria vita settimanale, quello che si fa, quello che mangi, quello che non mangi. Io per esempio oggi ho mangiucchiato, come sapete chi mi segue vivo a Sanremo, ho mangiucchiato qualcosina fuori, ero in giro che avevo un po' di cose da fare, quindi ho spiluccato qualcosa fuori al volo e poi sono venuto a casa che avevo da lavorare, avevo da fare un po' di video editing, avevo da fare un po' di consulenze, insomma c'ho parecchio lavoro da fare arretrato che mi si è un po' accumulato questa settimana perché sono stato davvero occasionale, ho preso anche un grosso lavoro e poi insomma parliamoci chiaro, in questo canale parliamo di business, cioè questo canale principalmente parla di imprenditoria, business online, guadagnare online, ok? E poi ovviamente è una delle
dei cardini fondamentali. Poi ovviamente parliamo anche di tecnologia, perché? Perché comunque il business online significa anche utilizzare la tecnologia, che dalle singole AirPods all'iPhone che sto usando per riprendere, a vari dispositivi. Adesso vi ho mostrato prima il mio iPad, ci ho fatto un video, insomma io ci lavoro, ci vivo, ho anche qua il mio fedelissimo MacBook Air, che è una bomba, funziona benissimo, se riesco a metterla a fuoco non ce la farò mai. Ok? Quindi voglio dire, riuscire in questo canale a unire queste cose, perché sono le mie passioni, e ovviamente ho cominciato a mettere anche un pochino di lifestyle, quindi un po' di crescita personale e soprattutto anche un po' qualcosina di fitness, che ultimamente purtroppo ho lasciato andare perché sono straoberato di lavoro, che per carità devo essere solo che contento, perché al giorno d'oggi essere oberati di lavoro è una cosa fenomenale, ok? Perché molti dicono non c'è lavoro, ma non c'è lavoro perché non lo cercate. Io vi assicuro, poi mi direte, va anche in base a uno che tipo di curriculum ha, però io ricevo offerte di lavoro, non dico tutti i giorni, ma quasi. Che poi ovviamente io quelle che posso, che accettano, converto in clienti, ovviamente, perché poi essendo un piccolo imprenditore digitale io non vado poi a lavorare come dipendente, ma mi occupo di fare consulenze come esterno con la mia ditta individuale. Chi mi segue lo sa, io l'anno scorso a fine luglio ho aperto la mia ditta individuale, dopo anni che comunque mi capitava di fare collaborazioni occasionali e quant'altro. L'ho aperta anche per YouTube, per gestire poi gli introiti appunto del canale YouTube, e soprattutto ho fatto anche e-commerce, mi sono aperto una mia linea di abbigliamento col print on demand, ho fatto dropshipping, ho creato videocorsi, quindi vendo prodotti digitali, insomma ho fatto un sacco di cose del quale ne vado davvero fiero, perché ho creato un piccolo, come posso definire, non dico un piccolo impero perché esagererei, però ho cominciato a crearmi una serie di entrate che mi hanno cominciato a generare sia delle rendite passive, perché poi ho i libri su Amazon, il canale YouTube, i videocorsi, e anche entrate attive, nel senso che ho i miei clienti in abbonamento, a cui gestisco i social, a cui faccio i montaggi video, a cui seguo la SEO, a cui creo i siti web e gli e-commerce e faccio consulenze. Ci sono poi clienti a cui faccio le campagne ads, insomma un sacco di cose. Poi ho preso veramente un'azienda enorme che sto seguendo, che lì mi occupo anche di IT management, quindi quello che riguarda il comparto IT, database e quant'altro, data warehouse e quant'altro, quindi devo dire che avrei dovuto aprirla molto prima e sono molto contento. In questo canale vi rendo partecipi un pochino di quello che è la mia vita, un pochino di quello che è, di quello che faccio, che poi magari andiamo a mettere appunto spezzone di cose che non c'entrano niente, no, cambio un po' le inquadrature, perché magari mentre faccio il video mi viene voglia di prendere un caffè o di bermi una bottiglietta d'acqua, non c'è niente di male, perché bere una bottiglietta d'acqua tutti beviamo, no? Bere fa bene, non puoi pensare di stare una giornata senza bere, devi bere perché ti devi idratare, più sei idratato e più stai meglio, dormi meglio, hai meno mal di testa, insomma è tutto legato. Ovviamente devo trovare un modo di iniziare, siccome prima avevo ripreso ad andare a correre, poi adesso mi sono ritrovato che faccio fatica, perché spesso durante la settimana mi devo alzare prestissimo, perché ho preso anche dei clienti in esterna che mi ci devo anche recare sul posto, e quindi insomma non è così semplice, devo trovare il modo di incastrare il tutto. Adesso piano piano si fa tutto, non è che si può pensare di riuscire a fare subito combinare tutto, però stavo pensando anche di analizzare bene i miei tempi, quello che faccio durante la giornata, come lo smisto, come lo splitto, andare a informatizzare il tutto per ottimizzare questi tempi. Allora sì che lì trovo anche il tempo di dedicarmi alla cura della mia persona, quindi a livello di sia estetico sia fitness, ok? Oltre che di mente, perché che ne so, con la meditazione, magari con lo yoga e altre cose, sono tutte cose che servono a crescere, avere una crescita personale, di mindset, fisica e lavorativa.
tutto questo fa parte della mia vita e dovreste farlo anche voi. Ovviamente bisogna sempre essere positivi, pensare positivo e dedicarsi il più possibile a se stessi e a rincorrere ovviamente i propri sogni. Questo perché fare un vlog sicuramente vi aiuta, perché vi create una community che vi segue, qualcuno vi darà dei consigli, dei pareri, arriveranno gli haters, ma non importa, fa parte del discorso. Ma sicuramente registrandoti tutto il giorno, facendo un montaggio video, mettendolo online, metti una parte della tua vita, delle cose che ti piacciono, lo mostri alla gente. La gente vuole vedere stralci di vita vera. Sono interessati a questo ormai, e l'algoritmo di YouTube premia questa tipologia di contenuti e premia contenuti lunghi, perché ormai sappiamo benissimo che l'attenzione dello spettatore è limitatissima. Infatti vanno tantissimo i video brevi, i classici YouTube Shorts, piuttosto che i reel su Instagram, su Facebook, no? O i TikTok, a scrollare, ed quella è una parte di contenuti che possono andare. Ma poi vanno i contenuti lunghi, cioè puoi stare anche qua a parlare, a fare discorsi arzigogolati, magari anche non corretti, si può sbagliare qualche parola, qualche frase, qualche congiuntivo, ma comunque sei sempre a fare un video di qualità, con un contenuto di qualità, che lo spettatore che arriverà sul tuo video magari scoprirà il tuo canale, perché grazie all'algoritmo nuovo di YouTube troverà come questo video qui, verrà mostrato a più gente, perché è un contenuto lungo, è un contenuto di valore, è un contenuto che comunque a molte persone può interessare, perché il benessere psicofisico, oltre che la produttività lavorativa, sono tutte combinazioni di cose che, questi sono tutti contenuti che la gente guarda volentieri, perché ci si rispecchia, no? Adesso io sto facendo un video nel mio piccolo studio in casa, perché io comunque ho uno studio attualmente in casa, anche se sto valutando se prendermi poi uno studio in esterna più avanti, e comunque vi documenterò tutte queste cose. Ma tutti questi contenuti la gente ci si rispecchia, perché? Perché comunque anche loro hanno delle ambizioni, anche voi avete delle ambizioni, e quindi anche voi state attraversando questi momenti di trasformazione e di crescita personale. La vita è una, bisogna godersela, bisogna fare il più possibile per rendere questa vita il più possibile agiata, gradevole, e soprattutto non possiamo continuare a rimpiangere o a pensare cosa avrei dovuto fare. Cioè, prendi la telecamera del tuo smartphone, mettila su un treppiede e registra, comincia a fare vlog. Se stai guardando questo video, sei interessato anche tu a fare queste cose, registra e pubblica. Fai video lunghi dove parli, spieghi alla gente cosa fai, cosa vorresti, i tuoi obiettivi, la tua vita quotidiana. Sapete, io vivo a Sanremo, è una città frenetica Sanremo rispetto a altre città qua della provincia di Imperia, che è una provincia molto soft, no? È molto un ambiente di, come posso dire, provinciale, nulla di che, non c'è un granché qua rispetto alle città grandi, tranne che Sanremo, che è una concentrazione di turismo 12 mesi l'anno che è spaventosa, okay? Grazie al Casino, al Festival di Sanremo, abbiamo vicino la Costa Azzurra, abbiamo vicino Monte Carlo, insomma tante cose messe assieme, e quindi vivere a Sanremo è particolare. Ho fatto anche un video, andatevelo a vedere, vi spiego cosa significa vivere a Sanremo. Ne farò altri, voglio fare anche dei video in esterna, perché voglio portare scorci di vita di quello che faccio, e lo faccio veramente. Comincerò a vloggare anche fuori qualcosina, e poi magari andrò via qualche giorno, un weekend lungo fuori, voglio documentare, fare, perché fanno parte di quello che vivo io tutti i giorni, oltre a farvi i soliti video di contenuti, di tutorial, perché parliamoci chiaro, parliamo di business online anche su questo canale, e continuerò a parlare di business online, perché uno, per promuovere i miei prodotti, i miei corsi, le mie consulenze che io faccio, perché uso anche questo canale per fare queste cose, ed è una cosa normalissima e giusta, e soprattutto per spingere sempre di più anche i miei contenuti tutorial. Come sapete, io qua ho una playlist corsi completi gratis, no? Dove ho giornate di formazione gratuite dove vi spiego tutto: intelligenza artificiale, apprendere libri,
SEO, siti web, fare e-commerce, vendere online, prodotti digitali, creare un influencer, creare contenuti, fare video editing o creare video con l'intelligenza artificiale. Ho fatto di tutto su questo canale e devo ringraziare se sono qui, è grazie a voi che mi avete supportato e continuate a guardare i miei video, a mettere i like, a commentare. Non posso che ringraziarvi perché effettivamente adesso sì, dovrei essere qua a chiamare la call to action, iscriviti al canale, metti un like. Sono cose che ormai secondo me sono passate, nel senso che siamo passati ben oltre. Sicuramente nell'algoritmo YouTube c'è da dire che non l'ho ancora testato e lo vorrei testare, fare le live dei contenuti shorts, quindi i shorts live. È una cosa che devo ancora provare, prima o poi la testerò per vedere che benefici possa portare o meno al mio canale, poi magari potrei avere dei benefici, adesso vediamo, per portare, incanalare nuovo pubblico, trovare nuovi iscritti e nuovi follower per il canale, ma quella è una trafila differente che non c'entra nulla con i miei vlog che voglio incrementare sempre di più. Faccio tanti video, sicuramente diminuirò la quantità dei video ma aumenterò la qualità, sia come risoluzione del video, sia come contenuto, sia come durata, perché a volte sapete non si tratta solamente di stare a fare video in cui magari stai tanto a puoi fare un grosso montaggio video tipo il buon Michele Molteni, che saluto, ciao Miki, che fa contenuti pazzeschi, no? Perché comunque c'è un lavoro dietro, tante telecamere, cioè, c'è tanto contenuto, magari per vedere l'andamento dei suoi lavori, dei suoi vari progetti. Per fare un video ci mette una settimana di riprese, no? Quindi sono contenuti sicuramente di valore, contenuti che vanno perché fanno milioni di visualizzazioni sia in italiano che ho visto che anche nel canale spagnolo, ma YouTube adesso col nuovo algoritmo sta spingendo tanto anche contenuti lunghi e di vita quotidiana, come dicevo. Quindi voglio, e dovreste farlo anche voi, iniziare a fare contenuti di questo tipo, dove parlo, no? Bisogna parlare, parlate, spiegate, dite cosa vi passa per la testa. Per esempio, adesso arriva la primavera, caldo, freddo, casini, ci si sente un po' più stanchi, un po' più stralunati, il cambio dell'ora, è bellissimo vedere la sera che alle 8 è ancora chiaro, cioè tanta roba, no? Poi insomma io ho la fortuna di vivere nella Riviera dei Fiori, a Sanremo, è spettacolare, qua c'è un clima da Costa Azzurra, ragazzi, fenomenale, c'ho le montagne a due passi, il mare fronte casa e non ci possiamo lamentare. Una città bellissima che poi voglio mostrare in vari vlog perché abbiamo tante piccole cose qua, basta uscire a piedi qua da casa mia e c'hai di tutto veramente. Io ho la fortuna di abitare a 5 minuti dal centro, dal Teatro Einstein, mi permette di vivere Sanremo anche a piedi, dove da noi purtroppo i mezzi pubblici non funzionano, parliamoci chiaro, e quindi è molto importante riuscire a spostarsi in centro completamente a piedi oppure con lo scooter. Poi qua Sanremo è una delle città, da come ho capito, che ha la maggiore concentrazione di scooter in Italia, c'è una quantità di scooter qua che spaventa. Non avere lo scooter a Sanremo è impossibile perché con la macchina non ti puoi spostare, parcheggi ce n'è pochi, quelli che ci sono tutti a pagamento, e quindi sì che poi abbiamo noi un po' di scontistica, noi residenti ovviamente sulle parcheggi quelli con le strisce blu, però insomma spostarti in macchina diventa veramente difficile. E tra l'altro magari vi mostrerò anche qualcosina su quello che mangio, che poi voglio dire anche lì ci sarebbe da fare un sacco di video, ma restiamo sul pezzo e per concludere anche il video, l'algoritmo di YouTube è cambiato secondo me in meglio, è cambiato in una maniera che sicuramente andare a copiare altri contenuti da altri creator più famosi sta penalizzando i canali piccoli che lo stanno facendo, tipo il mio, ed è per questo che bisogna creare contenuti di qualità originali con meno elaborazione, ma contenuti che la gente ascolta. Cioè qua ci siamo fatti una chiacchierata, ce la siamo parlata, ce la siamo raccontata, abbiamo detto tante cose e secondo me abbiamo parlato di contenuti di valore, perché effettivamente se sei qua magari eri interessata al discorso di crescere su YouTube, l'algoritmo, fare vlog, iniziare su YouTube, poi te la butto lì, anzi, se non lo sai c'è la mia Academy di corsi dove ho il percorso da zero imprenditore digitale,
Ho diversi pacchetti a disposizione, vedi che mi va fuori fuoco, ok. Ho diversi pacchetti a disposizione e soprattutto ho anche il corso include il pacchetto da 149 euro, il corso per YouTube anche, che se vuoi lo puoi comprare a 49 euro, però vedete insegno a vendere libri su Amazon, a aprire canali YouTube, a creare siti web, blog e e-commerce, oppure puoi comprare, vedete, singolarmente. Ho anche il corso per fare le ads su Amazon per vendere libri, facciamo anche il videocorso c'è il videocorso per vendere libri su Amazon, dove ti facciamo anche un libro con l'intelligenza artificiale. Insomma, ci sono vari pacchetti che ti consiglio di andare a vedere. Questo è bello perché questo, per esempio, con TubeCash facciamo impari a fare un canale YouTube e ti diamo anche 5 video pronti a pubblicare fatti con l'intelligenza artificiale, no? Quindi tanta roba. Però sicuramente consiglio, vuoi diventare un imprenditore digitale, sei interessato all'imprenditoria, il percorso da zero imprenditore digitale è un percorso che ti permette di diventare un piccolo imprenditore se stai partendo da zero, ok? Quindi un piccolo imprenditore digitale nel web. Oppure puoi andare in consulenza, acquistare un'ora di consulenza con me, no? Quindi per concludere questo video, seguiranno sicuramente più vlog. Non posso assicurare che riuscirò a fare degli vlog, sto ancora ragionando, non ho ancora tirato giù, vi dico e mi dispiace, mi scuso, un calendario editoriale fatto bene. C'è l'intenzione di farlo, c'è l'intenzione di riuscire a programmare video nel lungo periodo, nel breve, medio e lungo periodo, ma tra essere oberati, lo so, non ho scuse, ok? Non ho scuse, però lo devo fare e vi renderò partecipe anche degli strumenti che andrò a utilizzare. Parlo sempre di Notion e poi non lo uso. Ho visto fare delle cose con Notion al buon Marcello Ascani, che saluto, ciao Marcello, che veramente mi trippano un casino anche su le cose che gestisce l'attività, le calorie che mangio durante la giornata, no? Col grafichino, oppure lui ha il suo grande piano, come lo chiama lui, lo stato di avanzamento. Insomma, queste cose andrebbero fatte perché monitorare, abbiamo degli strumenti informatici che ci permettono di monitorare ogni cosa della nostra vita, va fatto. Anzi, mi comprerò dei dispositivi per monitorare maggiormente anche lo stato di salute. Ho l'Apple Watch SE qui, però non basta per far monitorare quello che voglio io. Ho anche una bilancia elettronica che monitorizza parecchie cose e si può anche monitorare lo stress e tante altre cose. Voglio cercare di ottimizzare il tutto. Ho visto anche il video di Aranzulla che ha fatto il buon Marcello Ascani, mamma mia, quello che riesce a monitorare Aranzulla è pazzesco. C'ha tutti dei fogli Google dove scrive tutto, è allucinante. Tanta roba, comunque. Faccio i complimenti ad Aranzulla perché avere un calcolo e un monitoraggio statistico degli anni di tutto, di ogni giornata, di tutto, ti permette di avere dei dati in mano utilizzabili per migliorare matematica, ok? E se c'hai un grado di stress misurabile che puoi diminuire, devi trovare il modo di diminuirlo. Insomma, tante cose, se hai preso peso, hai aumentato la massa grassa, tutte queste cose, perché poi il benessere psicofisico va a discapito anche della produttività, del lavoro e quant'altro. Quindi, algoritmo di YouTube, crescere, vloggare, metti la telecamera, registra come ho fatto io, fai un vlog, parla 20 minuti, mezz'ora, 40 minuti, 50 minuti, un'ora, ma fai questo vlog. Questo te lo dico perché, e magari ti fai l'editing dal cellulare, non devi neanche starlo a fare volendo dal PC, ok? Poi fammi sapere se ti interessa, facciamo magari qualche piccolo corso di video editing, magari facciamo qualcosina anche gratuito su questo canale dove ti mostro alcune cosine. Poi se vuoi qualcosa di più particolare, sto pensando anche di fare un piccolo corso di video editing da vendere tramite la mia Academy di corsi. Io vi ringrazio di avermi seguito, se volete iscrivetevi al canale, se non volete fa niente, non è un problema, perché è vero, questa cosa non ve l'ho detta, gli iscritti, mannaggia, non mi iscrivo manco a copiare dei video, poi mi ritrovo che mancano i pezzi. Gli iscritti non sono più importanti come una volta, ok? Servono i 1000 iscritti, servono per poter attivare la monetizzazione assieme alle 4000 ore di visualizzazione in 365 giorni, ma non sono indispensabili, perché ormai ci sono canali piccoli che fanno più visualizzazione dei canali che hanno, magari un canale con 2000 iscritti può fare più visualizzazioni di un canale che ne ha 60.000. Quindi tu puoi avere gli iscritti, ma quello che ti fa campare su YouTube non sono gli iscritti, sono le visualizzazioni, ok? Quindi non statevi a preoccupare del numero di iscritti, pubblicate e fate vlog, vedrete che crescerete
e anche in fretta. Siate positivi. A presto, ciao!